Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nell'episodio 1 del canale in cui raccontiamo un po' come è stata costruita. Scusate se sto spazzando il pavimento perché c'è un'altra attività da portare avanti, cioè l'agriturismo, dove è stata costruita la barca che ora vi faccio vedere per darvi un po' di contesto del luogo in cui siamo. Dunque qui, nei boschi delle montagne liguri, dove tutto succede tranne che cose relative al mare, venne costruita una barca, senza un chiaro scopo, forse più per gioco e senza una garanzia di successo. Allora, Emao è un catamarano, quindi un biscafo, e tutto è partito da quando abbiamo comprato questi pannelloni di compensato marino che ci sono stati consegnati all'agriturismo, proprio in forma grezza, che poi noi, seguendo un progetto, abbiamo modellato e iniziato a costruire. La scelta del compensato ricade nel fatto che il compensato marino è molto leggero e noi, per renderlo più solido e forte, abbiamo applicato resina epossidica, che è questa resina di 2 componenti che rende le cose più solide, e sopra di essa delle fibre di vetro che sono dei fogli di vetro, gli stessi con cui viene fatta le barche in vetro resina, la stessa però meno fogli, cioè 1 o 2. Partendo dal basso abbiamo la chiglia su cui sono incastonate le 2 fiancate. Le 2 fiancate sono unite alla chiglia da una colata di resina epossidica che è rinforzata anche quella nella base con della fibra di vetro, e a tenere allargate le 2 fiancate ci sono degli scomparti, delle specie di V di compensato marino legate con sempre con resina epossidica, con dei cordoli di resina epossidica, e questo rende la barca molto strutturata e molto elastica. Il ponte centrale è stata la parte più modificata del progetto originario. È stato ribassato e irrigidito. Questo ci permette di avere una struttura che può reggere un ponte superiore senza troppi movimenti su cui sono montati pannelli fotovoltaici, e inoltre ci permette di avere un ponte ribassato su cui vengono attaccati i 2 motori elettrici che possono arrivare in acqua, perché altrimenti sarebbero stati troppo alti. Questo è stato ottenuto incassando i travi nello scafo anziché tenendo, come nel progetto originario, i travi sopra lo scafo, e anche irrigidendo la struttura del ponte incollandola sui lati dello scafo. Ed infine c'è la sovrastruttura, quindi la tuga, la parte superiore, sulla quale sono posizionati tutti i pannelli che producono l'energia utile ai servizi e al movimento della barca. Questa energia viene trasferita a un regolatore di carica che è sotto di essa, il quale poi la spedisce nelle batterie e riempie le batterie. I pannelli producono un'energia nominale di 2 kW, e se siete più interessati comunque abbiamo fatto un video molto più dettagliato che trovate nel canale, il primo che abbiamo pubblicato, il video che io chiamo Zero. E senti, qual è stato uno dei momenti più difficili della costruzione? Ce ne sono stati tanti, però a pensarci bene, quello che mi ha veramente fatto cagare di più addosso è stato quando abbiamo dovuto collegare i 3 travi che collegano i 2 scafi e farli traguardare perfettamente uguali uno all'altro e mettere gli scafi in linea, che è stato abbastanza difficile, e stranamente, e dico veramente stranamente, sono venuti dritti. E invece secondo te? Secondo me è stato quando dal tunnel l'abbiamo portata fuori e l'abbiamo iniziata a verniciare, e bastava proprio una folata di vento, ma anche leggera, a appiccicare un sacco di schifezze sopra la vernice, e molto spesso dovevamo ricarteggiare tutto una volta seccato e rifare. Ma stranamente mi ricordo anche un sacco di insettini, non so, si appiccicavano svolazzando in giro, si appiccicava Era la maggio. fresca. Era maggio, sì.
Nel video che ora state vedendo è autunno, però sì, la maggior parte delle verniciature le abbiamo fatte nelle stagioni belle. Siamo in Nautico di Genova e andiamo a vedere gli stand di Propulsion. Andiamo. Ciao, Francesco. Alessio. Siamo qua nello stand di Propulsion per farci un po' raccontare di questo motore, che è quello che abbiamo montato sul catamarano. 6 kW e mezzo, giusto? 6 kW. Allora, questo è il pod più potente della serie a 48 volt di Propulsion. Il motore che va sullo scafo a trasmissione diretta, quindi non abbiamo riduzioni, non abbiamo neanche olio nel piede. Una delle funzioni principali è quella di idrogenerazione, infatti questo motore andando a vela riesce a ricaricare fino a 1 kWh quando si viaggia intorno agli 8-9 nodi. Accompagnato al relativo pacco batterie intorno ai 9 kW, vi offre un'ora e mezza a piena potenza, invece andando a velocità più contenute può fare tranquillamente la giornata. Sì, lo sappiamo per esperienza. E invece questo qua cos'è? È un motorino e-light, quindi 500 watt o 2 cavalli come prestazioni per il termico, viene accoppiata principalmente a tenderini fino ai 3,5 metri. Motorino come sempre a trasmissione diretta, quindi manutenzione sul piede zero. Qui troviamo tutto il suo pacco batterie e sopra abbiamo la porta di ricarica, quindi prende la 220, 12 volt e solare, e una porta USB-C qualora si volesse caricare altri apparecchi elettronici a bordo. Sopra abbiamo il display. Vieni avvicinati. Display che fa vedere indicatore di marcia, consumo istantaneo o percentuale della batteria. Premendo 2 volte si entra in modalità sport, è una modalità che ti dà il 50% di potenza in più per 1 minuto, può essere ripetuta più volte fino a che la batteria lo permette. L'altra comodità è sicuramente il maniglione, che risulta essere pieghevole e telescopico. Abbiamo sia marcia avanti che marcia indietro sullo stesso maniglione. Lui rimarrà con la staffa sempre sullo specchio di poppa. Premendo questo pulsante si estrae il motore e lo si porta così, sono meno di 7 kg. Wow! Ok, abbiamo più o meno finito di parlare di quello che volevamo parlare in questo episodio e vi consiglio di iscrivervi, che fareste crescere questo canale, e così potete ritrovarci e ci vediamo al prossimo episodio.